Quella di oggi è una ricetta un po' particolare, un secondo piatto a base di carne in cui c'è un meraviglioso connubio tra carni bianche e frutta. Magari molti non sono abituati a utilizzare la frutta nei piatti salati, ma io ho imparato a farlo e garantisco che è un'esperienza sensoriale e gustativa davvero da non perdere. Il piatto è facilissimo, ma seguimi in cucina e vediamo come si prepara. Ho iniziato preparando le cosce di pollo. Queste sono le cosce di pollo bio, puoi utilizzare sia il fuso che la sovracoscia, cioè l'intera coscia. Dipende quello che hai sotto mano. Considera due fusi o una sovracoscia per persona, poi dipende dalla fame che si ha. Ho iniziato insaporendo la carne, ho utilizzato l'insaporitore vegetale che ti ho mostrato tempo fa in un video e si presta benissimo anche per insaporire la carne. Puoi utilizzare anche l'insaporitore alla carne, lo trovi sempre nello stesso video. Ho insaporito con questo insaporitore, poi ho preso dei pezzettini di rosmarino e li ho messi tra la pelle e la carne, così durante la cottura non si muovevano e insaporivano la carne proprio dall'interno, in maniera tale che anche se non sei fan della pelle del pollo, anche se poi diventa croccante e sfiziosa e la togli, la carne comunque rimane insaporita. Poi ho preso uno spicchio d'aglio, l'ho tagliato a metà e l'ho messo anche quello tra pelle e carne. Poi ho insaporito con un pizzico di cumino e idealmente doveva essere un pizzico di noce moscata. Me ne è caduto un po' di più, quindi l'ho dovuta rimuovere. Quindi fai attenzione quando la dosi, proprio deve essere un accenno. Poi un pochettino di olio d'oliva, ho massaggiato bene la carne in maniera tale che si insaporisse tutta e l'ho trasferita su una teglietta coperta di carta da forno. Io oggi utilizzerò la friggitrice ad aria, se non ne hai una puoi utilizzare il forno tradizionale, magari in modalità ventilata. Poi mi sono dedicata al condimento vero e proprio, che sono appunto i fichi. Questi sono dei fichi neri che sono stati lavati e asciugati, poi a seconda della loro taglia li puoi tagliare a metà o in quarti. Se sono molto grandi è meglio che li tagli in quarti. Mettili con la parte tagliata verso sotto, cosa che farò io tra poco, e considera circa 5 o 6 fichi a porzione. Quindi se hai due fusi di pollo, metti 5 o 6 fichi per la coppia di fusi di pollo e moltiplicala per la quantità di porzioni che dovrai fare. Rilascia nel loro sughetto e insaporiscono la carne in maniera fantastica. Infine termina con un filo d'olio d'oliva anche sopra i fichi, magari aggiungi il rametto di rosmarino che ti ha avanzato, copri con carta alluminio stropicciandolo un po' in maniera tale che non aderisca proprio alla carne ma rimanga leggermente sollevata e cuoci per 30 minuti in modalità ventilata a 190 gradi. Come ti dicevo, io utilizzo la friggitrice ad aria, ma puoi utilizzare il forno tradizionale. Trascorsi minuti di cottura, togli la carta alluminio, abbassa la temperatura a 185 gradi e lascia gratinare per ulteriori 15 minuti. Trascorso questo tempo puoi servire la carne, fantastica, veramente servila disponendo appunto la carne e i fichi e recupera il sughetto che hanno rilasciato i fichi, che poi insaporiranno tantissimo la carne. È veramente buonissima, la puoi gustare sia calda che tiepida, la puoi anche preparare il giorno prima, conservarla in frigorifero e poi dargli una riscaldatina anche in padella se vuoi prima di consumarla, ed è veramente fantastica. Bene, questa semplicissima ricetta è finita, provala. Se la provi lasciami un commento per farmi sapere cosa ne pensi. E non dimenticarti di lasciarmi un piccolo like se hai apprezzato questo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione, alla prossima ricetta gluten free. Ciao!